Buongiorno a tutti, mi chiamo Emanuele Dagnino e sono un ricercatore presso l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e sono membro del gruppo di ricerca del progetto Il Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro e la tutela assicurativa alla prova della quarta rivoluzione industriale. La ricerca ha preso avvio nell'aprile 2019 e si concluderà nell'aprile 2021. Il progetto, commissionato al Centro Studi Internazionali e Comparati dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, DIL, è stato cofinanziato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, INAIL, nell'ambito della linea di finanziamento BRIC e ha avuto come partner Fondazione ADAPT. Obiettivo della ricerca è lo studio degli impatti sulla normativa di salute e sicurezza sui lavoratori e dei profondi cambiamenti tecnologici, demografici e ambientali che vengono indicati con il concetto di quarta rivoluzione industriale, ossia il rapido passaggio da una dimensione fisica ad una più intellettuale del lavoro, l'ascesa di forme innovative di interazione tra uomo e macchina nell'era degli esoscheletri, l'affermazione di nuove modalità organizzative rese possibili dalle nuove tecnologie, si pensi allo smart working e ai co-working. Tutti questi cambiamenti determinano l'insorgenza di nuovi rischi, non solo di natura fisica, ma anche psicosociale per i lavoratori. Il progetto di ricerca accoglie così la sfida di ripensare interamente la normativa di salute e sicurezza nei nuovi ambienti di lavoro, sia in termini di tutele e obblighi previsti nella normativa italiana in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che di assicurazione dei lavoratori. I risultati della ricerca verranno raccolti in diverse pubblicazioni. Oltre alla ricerca vera e propria, condotta con un approccio comparato e multidisciplinare, verranno pubblicati prodotti che possano orientare la pratica degli operatori alla salute e alla sicurezza sul lavoro. All'interno di queste attività di ricerca mi sono occupato nello specifico dell'ambito applicativo delle tutele in materia di salute e sicurezza del lavoro a fronte dei nuovi modelli organizzativi e delle nuove modalità di lavoro dell'impresa digitalizzata e dell'industria 4.0, comprensiva anche dei nuovi modelli organizzativi del lavoro da piattaforma. Concentrandosi su questo argomento possiamo individuare nell'emergenza pandemica un momento di emersione dei problemi che già sono stati approfonditi in passato dalla dottrina relativi all'ambito applicativo delle tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nella fase pandemica, infatti, ci si è resi conto, anche grazie ad alcuni interventi giurisprudenziali, sia in Italia che all'estero, che alcuni di quei lavoratori particolarmente importanti, particolarmente rilevanti, tanto da essere considerati lavoratori essenziali della fase pandemica, pensiamo ai rider, scontano delle problematiche per quanto riguarda le coperture in materia di salute e sicurezza. Questo è vero in molti ordinamenti, in alcuni ordinamenti, compreso quello italiano, alcuni interventi normativi degli ultimi anni hanno provato a rispondere a queste esigenze di tutela, ma in senso generale l'emergenza pandemica, il fenomeno di emersione a cui abbiamo assistito di posizioni lavorative deboli e poco protette ci portano a riconcentrare la nostra attenzione proprio su quelle prassi e su quei fenomeni di estensione delle tutele di salute e sicurezza al di fuori della sola subordinazione. In questo senso, chiaramente il discorso sull'ordinamento italiano deve tenere conto di una peculiarità del nostro ordinamento, ossia che nel recepire la disciplina eurounitaria il legislatore italiano ha scelto di adottare una prospettiva universalistica, tanto da avere delle nozioni, soprattutto la nozione di lavoratore, molto ampia rispetto a quella adottata in altri ordinamenti degli Stati membri. Ciò nonostante, proprio il confronto con le istanze di tutela provenienti non soltanto dai rider, che oggi sono protetti da una disciplina specifica, ma anche da altri a settori dell'economia che non riguardano e che coinvolgono lavoratori non subordinati, ci fanno
fanno emergere, fanno considerare di particolare importanza un ragionamento su quale sia la corretta estensione delle tutele di salute e sicurezza e quali garanzie relative alla sicurezza del lavoratore debbano essere previste anche al di fuori della subordinazione. Da questo punto di vista l'Italia non si pone in discontinuità con delle problematiche che sono state affrontate nello stesso periodo e comunque anche già in passato anche in altri ordinamenti. E allora in questo senso risulta particolarmente interessante interrogarsi su una recente sentenza di un tribunale britannico perché si è proprio affrontato in questo giudizio il tema della nozione di lavoratore ai fini dell'applicazione delle tutele in materia di salute e sicurezza e lo si è fatto con specifico riferimento a quell'area di sottoprotezione che si pone ai margini della subordinazione. E quindi torniamo a considerare quella divisione, quella summa divisio tra subordinazione e lavoro autonomo, anche nella forma parasubordinata, nell'ottica delle tutele di salute e sicurezza. Come detto, la situazione italiana è peculiare, prevede delle coperture anche più ampie rispetto a quelle che sono le coperture che si trovano in altri ordinamenti, ciò nonostante le aree di sottoprotezione sono riscontrabili anche nell'ordinamento interno. E allora partendo da una breve riflessione e dai punti fondamentali di questo giudizio britannico, è possibile poi sviluppare alcuni ragionamenti sulla situazione interna, sulle strutture delle tutele in materia di salute e sicurezza per come previste dal testo unico del 2008. In questo senso, da questo punto di vista, preme sottolineare come il giudizio che ha visto impegnato il sindacato IWGB, Independent Workers Union of Great Britain, ha riguardato sì i lavoratori della gig economy, quindi tutta quell'area del lavoro da piattaforma che è particolarmente rilevante, è risultato nel periodo pandemico, ma è andata oltre quello che è stato lo stretto ambito di interesse, per esempio in Italia, che si è ridotto al fenomeno del delivery, dei riders, e ha riguardato altri lavoratori dell'economia delle piattaforme, per esempio i driver, ma anche tutta una platea di lavoratori che non sono riferibili, riconducibili alla gig economy, ma che con questi lavoratori condividono alcune situazioni di debolezza in termini di protezione dai rischi sia economici che dai rischi in materia di salute e sicurezza. E infatti il giudizio ha riguardato la nozione di limb B worker, di worker ai sensi della disciplina britannica, ossia una categoria intermedia, possiamo dire, tra l'employee, il lavoratore subordinato, e il self-employed, il lavoratore pienamente autonomo. Nel contesto britannico infatti si è prevista questa figura intermedia ai fini dell'estensione di alcune normative. E rispetto a questa figura intermedia il sindacato IWGB chiede azionando un giudizio che è contro lo Stato, che non è contro una specifica piattaforma o uno specifico committente, ma è proprio contro lo Stato, perché va a chiedere al giudice amministrativo, nello specifico, se nell'implementare la disciplina euro-unitaria in materia di salute e sicurezza, quindi la direttiva madre e le direttive derivate, il legislatore britannico abbia rispettato la nozione di worker prevista a livello europeo nel limitare l'ambito applicativo delle più corpose tutele in questo ambito ai soli lavoratori dipendenti. Quindi la doglianza, diciamo, dell'IWGB riguarda una mancata corretta attuazione, una non corretta attuazione delle discipline euro-unitarie, laddove il legislatore britannico si è limitato a introdurre delle discipline idonee
ai sensi della normativa euro-unitaria soltanto con riferimento agli employee, prevedendo soltanto delle misure residuali in favore dei workers. Quindi il giudizio si concentra su questo aspetto. Eh, dal punto di vista dello Stato, rappresentato dal Ministero del Lavoro e dal Ministero dell'Attività Economica, dell'Energia e delle Politiche Industriali, questa interpretazione ampia della nozione di worker proposta dal sindacato non deve trovare accoglimento, nel senso che il legislatore britannico avrebbe correttamente interpretato la nozione di worker prevista dalla direttiva madre e dalle direttive derivate. E inoltre, in subordine, anche laddove il giudice dovesse riscontrare che la nozione di worker della disciplina eurounitaria debba includere il worker della disciplina britannica, quindi la nozione di lavoratore della disciplina eurounitaria debba essere estesa ai cosiddetti limb B worker della disciplina britannica, anche in questo caso ritiene il governo britannico che le tutele approntate con specifico riferimento ai worker siano comunque sufficienti a rispettare lo standard minimo di tutela previsto dalla disciplina europea. A questo proposito, il legislatore quindi propone degli argomenti a favore della sua tesi, puntando anche sull'assenza di procedure di infrazione nei confronti del Regno Unito da parte della Commissione, ma d'altro canto il focus della riflessione tanto del giudice quanto delle argomentazioni di parte riguarda proprio e ovviamente la nozione di lavoratore. E quindi ancora prima di interrogarsi sulle tutele eventualmente applicabili al worker per capire se sono sufficienti ai sensi della direttiva, il giudice si interroga sulla estensione di questa nozione di lavoratore a livello europeo e lo fa richiamando inizialmente il purposive approach, molto di moda potremmo dire, ma molto importante sicuramente nella riflessione odierna sull'applicabilità delle discipline del diritto del lavoro e lo richiama collegandolo al dictum della direttiva e collegandolo alla struttura della nozione stessa di lavoratore previsto dalla direttiva. Qui si scontrano le posizioni delle parti perché da un lato il sindacato sostiene che la nozione di lavoratore della direttiva e delle direttive più correttamente in materia di salute e sicurezza deve essere intesa come una nozione ampia, coerente con quella dei trattati e non come la nozione prevista all'interno dell'ordinamento degli Stati membri. Dall'altro lato il governo britannico sostiene che non sono solo due le possibilità di interpretazione della nozione di lavoratore, ma sono tre, ossia quella prevista dalla disciplina interna, quando c'è un esplicito riferimento, quella prevista nei trattati o anche una autonoma nozione di lavoratore che secondo il governo britannico sarebbe proprio il caso delle direttive in materia di salute e sicurezza. Ed è in effetti su questa seconda posizione che si attesta la decisione del giudice, ma si attesta su questa seconda interpretazione, ossia quella di una definizione specifica, di una nozione specifica di lavoratore, confermando quella che è la doglianza di parte, ossia che questa nozione di lavoratore, pur essendo specifica nel contesto della materia della salute e sicurezza, è una nozione che deve essere interpretata in senso ampio. L'ampiezza di tale normativa deve essere considerata anche perché ci sono delle indicazioni testuali laddove ci sia l'esclusione di alcuni lavoratori come i lavoratori domestici e soprattutto c'è un collegamento tra la nozione di datore di lavoro e la responsabilità rispetto all'impresa e allo stabilimento, facendo leva sulla ratio della disciplina, che è una ratio di protezione che deve essere interpretata nell'ottica del purposive approach in senso estensivo e quindi sulla finalità espressa all'articolo 1 del miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, il giudice arriva ad affermare
che effettivamente il legislatore britannico nel ricondurre e nel ridurre l'ambito applicativo delle tutele in materia di salute e sicurezza ai soli lavoratori subordinati, nell'ambito dell'implementazione e dell'attuazione della direttiva, non ha correttamente attuato le discipline euro-unitarie. E passando quindi al secondo livello di analisi, ossia il livello relativo alla, allo standard minimo di tutela previsto dalle direttive, riscontra come alcuni aspetti della disciplina applicabile al LIMB worker portino a confermare che non c'è un rispetto, una conformità rispetto al minimo di tutela da garantire ai sensi della direttiva madre. Quindi se per alcuni profili effettivamente la disciplina residuale applicabile all'IMPB worker rispetta lo standard, per altri profili invece questi standard non vengono rispettati. E non è tanto il ragionamento su quali siano gli standard rispettati e quali no nell'ambito di questo giudizio, ma è proprio su questa nozione ampia di lavoratore che una riflessione risulta importante anche nel contesto dell'ordinamento italiano. Infatti, benché abbiamo sottolineato una tendenza alla universalizzazione delle tutele che peraltro autorevole dottrina ha segnalato come un merito della disciplina italiana che è andata oltre il recepimento della disciplina eurounitaria delle direttive, ci sono degli spazi di sottoprotezione che già abbiamo individuato e che adesso andiamo a dettagliare nell'ottica delle modalità con cui il legislatore ha operato l'estensione delle tutele in materia di salute e sicurezza del lavoro subordinato, soprattutto all'area del lavoro subordinato, quindi se non al lavoro autonomo tout court, che è parzialmente toccato dalle discipline del testo unico, sicuramente il lavoro subordinato è soggetto a un'azione di estensione dell'ambito applicativo del testo unico particolarmente rilevante. A questa estensione prevista dal testo unico si è aggiunta nel tempo un'altra serie di interventi, ossia con il decreto legislativo 81 del 2015, poi riformato nel 2019, abbiamo un ambito applicativo che viene esteso ai sensi dell'articolo 2,1 del decreto legislativo 81 del 2015 già richiamato, ossia attraverso la nozione di lavoro eterorganizzato si prevede l'estensione delle tutele al lavoro subordinato e tra queste tutele sicuramente rientra anche la tutela in materia di salute e sicurezza, quindi oltre all'estensione al lavoro parasubordinato prevista dal testo unico, abbiamo un'estensione che va a intrecciarsi a quella relativa alle collaborazioni coordinate e continuative per come definite per il ristretto ambito applicativo previsto nel testo unico, che è quella delle collaborazioni eterorganizzate. Qui qual è l'elemento da sottolineare? L'elemento da sottolineare è che nell'ambito del testo unico c'è un vincolo ai fini dell'applicabilità delle tutele in materia di salute e sicurezza che riguarda il luogo di adempimento della prestazione, quindi la prestazione deve essere adempiuta all'interno di un luogo che è nelle pertinenze del committente, cosa che invece non è richiesta laddove trovi applicazione la disciplina del lavoro subordinato per il tramite dell'articolo 2,1. Quindi a prescindere da dove si verifichi la prestazione del lavoratore eterorganizzato, vi sarà applicazione della disciplina del testo unico del 2008. In aggiunta a questa previsione, abbiamo un'altra importante riforma del 2019, ossia quella relativa all'estensione del testo unico ai lavoratori delle piattaforme, ma non a tutti i lavoratori delle piattaforme, nello specifico ai soli lavoratori che operano nel settore del food delivery attraverso cicli e motocicli e quindi tutto il fenomeno dei cosiddetti rider. L'applicazione di queste tutele ha posto dei dubbi in dottrina nell'ottica di definire se il richiamo sia all'intero testo unico o soltanto
a alcune specifiche disposizioni coerentemente con la natura autonoma della prestazione prevista all'interno del capo quinto bis, che di questa estensione del testo unico è fautore. Ma al di là di questi profili applicativi, sicuramente una tendenza espansiva della tutela in materia di salute e sicurezza è un fenomeno che si può osservare anche recentemente nell'ordinamento italiano. Ciò nonostante, però, dobbiamo interrogarci su come una nozione più ampia di lavoratore, ai sensi della disciplina eurounitaria, potrebbe impattare sul contesto interno. Quindi se considerando, come ha fatto il giudice britannico, che la nozione di lavoratore è più ampia di quella di lavoratore dipendente all'interno dell'ordinamento italiano, si produrrebbero delle conseguenze rilevanti ai fini della definizione dell'ambito applicativo delle tutele in materia di salute e sicurezza. E da questo punto di vista due aspetti devono essere sottolineati. Il primo riguarda il lavoro eteroorganizzato, nel senso che nel momento in cui parliamo dell'articolo 2 e dell'estensione dell'applicazione della disciplina del lavoro subordinato, abbiamo però uno spazio di deroga che è lasciato a specifiche ipotesi e in particolare, di particolare rilevanza, diciamo, quella relativa all'azione della contrattazione collettiva, quindi la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere delle specifiche discipline. Ecco, dobbiamo interrogarci se queste specifiche discipline possano derogare alla estensione della disciplina in materia di salute e sicurezza. Laddove si adottasse una interpretazione coerente con quella fatta propria dal giudice britannico, dovremmo escludere questa possibilità e quindi ritenere che in ogni caso, anche laddove vi sia una possibilità di deroga tramite contrattazione collettiva, questa deroga non potrà riguardare l'applicazione delle tutele del testo unico e in generale delle tutele in materia di salute e sicurezza previste per i lavoratori subordinati. Questo ha un impatto sull'ambito applicativo delle tutele? Lo ha nei limiti in cui tale disciplina, la disciplina del testo unico, non risulti applicabile ai sensi proprio della definizione relativa ai collaboratori, ossia ha particolare rilevanza questa possibilità di estensione della nozione di lavoratore laddove ci interroghiamo su quei lavoratori che oggi risultano privi delle più incisive tutele del lavoro subordinato, se collaboratori che non svolgono la propria prestazione in una sede del datore di lavoro o del committente. Quindi questo già è un primo effetto di interesse di un'interpretazione più ampia e ci fa capire come una tendenza estensiva che già possiamo osservare potrebbe ancora più essere definita e potrebbe ancora più risultare incisiva stando a queste nozioni più ampie fatte proprie dal giudice britannico proprio con riferimento alla disciplina eurounitaria. Ma questo in realtà ci porta ad altre considerazioni, ossia a fronte di questa possibilità di estensione almeno al lavoro eteroorganizzato, che sembra essere quello più coerente con la nozione di limb worker, al netto di alcune differenze fondamentali relativi all'esclusiva personalità o alla prevalente personalità della prestazione, ma non approfondiamo in questo senso. Però la nozione di lavoratore eteroorganizzato è sicuramente quella che più facilmente potrebbe essere ricondotta alla nozione ampia di lavoratore ai sensi della disciplina eurounitaria. Quindi anche senza considerare possibilità di estensioni anche al lavoro parasubordinato al di fuori dell'eteroorganizzazione, quindi alle collaborazioni coordinate continuative in senso lato, sicuramente già qualche effetto potrebbe essere prodotto da questa interpretazione più ampia. Ma questa vis espansiva, questa capacità di estendere la disciplina in materia di salute e sicurezza può fornire una disciplina adeguata per garantire a tutti i lavoratori delle condizioni di sicurezza del lavoratore e del lavoro, più correttamente, quindi delle condizioni di tutela del lavoratore rispetto alla propria sicurezza.
Ecco, da questo punto di vista due ragionamenti ulteriori devono essere fatti. Il primo riguarda tutta l'area del lavoro che pur essendo in condizioni di debolezza, e pur prevedendo delle condizioni dal punto di vista della salute di possibile rischio, non può rientrare neanche attraverso questi fenomeni di estensione all'interno dell'area del lavoro rilevante in questa nozione di ampia di lavoratore a livello europeo, quindi il lavoro parasubordinato nell'ambito delle collaborazioni, se adottiamo un'interpretazione ristretta, ma anche il lavoro autonomo, pensiamo delle partite IVA, dei lavoratori occasionali. E allora, in questo senso occorre chiarire come anche le tendenze estensive nell'ottica della nozione europea di lavoratore eh, sono limitate nelle loro possibilità se non pensiamo a delle tutele integrative per lavoratori che ricadano al di fuori di questa nozione di lavoratore. In effetti è quello che è stato fatto con la disciplina relativa ai riders, però è limitata ai rider e quindi non va a coprire dei fenomeni nell'ambito del lavoro da piattaforma, ma anche del lavoro al di fuori delle piattaforme sicuramente meritevoli di tutela. Al di là di questo occorre anche interrogarsi sulla effettività e sull'efficacia delle tutele del lavoro subordinato per lavori nuovi, per lavori particolari che hanno delle modalità di esplicazione eterogenee, nel senso che il lavoro da piattaforma e il lavoro ai margini della subordinazione è assai eterogeneo, ma soprattutto peculiari rispetto a quelle che sono le caratteristiche del lavoro subordinato in senso generale. E allora qui è la capacità di andare a dettagliare le tutele, di andare a individuare quelle più rilevanti per questi lavoratori che dovrebbe emergere. E qui forse emerge un peccato originale della pur meritoria tendenza universalistica della tutela del testo unico, perché oltre ad estendere le tutele è sempre importante anche considerare quali specifiche misure sono necessarie con riferimento a forme di lavoro nuove, atipiche potremmo dire, o comunque non standard come quelle che sono considerate nel testo unico. Quindi va bene la vis espansiva, va bene la capacità di estendere l'ambito applicativo, ma residuano degli ambiti in cui questa estensione delle tutele del lavoro subordinato risulta più difficile, allora dobbiamo interrogarci su quali specifiche tutele sono importanti per questi lavoratori e in senso invece relativo all'area dove queste tutele sono state estese, occorre capire come poter sviluppare delle tutele idonee a un lavoro peculiare con caratteristiche diverse. Per cui l'insegnamento che ci lascia la situazione pandemica, ma che ci lascia in senso più generale una riflessione aggiornata sull'ambito applicativo delle tutele, che sicuramente è importante e sicuramente è utile riflettere sull'estensione, sull'universalizzazione delle tutele in materia di salute e sicurezza e quindi rafforzare quelle tendenze già in atto che abbiamo sottolineato e che si possono osservare, ma in aggiunta è necessario ragionare sulle specifiche misure, sulla capacità di rispondere a condizioni di diversità del lavoro che cambia rispetto all'idea standard del lavoro all'interno del testo unico. Sicuramente c'è la possibilità di approfondire in questo senso e ci sono anche gli strumenti per tentare di arrivare alla definizione di tutele specifiche.